Rieccoci con un nuovo video, di nuovo con lo scrigno degli oracoli. Voi sapete che quando utilizzo questi arcani barra oracoli, proprio perché sapete che sono un perfetto compromesso tra appunto i più semplici oracoli e i 78 arcani maggiori e minori, utilizzo due varianti. Di conseguenza appunto cercherò di fare ovviamente più video con appunto la presenza di due varianti, perché so che a molti di voi comunque piacciono anche molto appunto questo tipo di video, quindi il potersi confrontare con la doppia scelta. Di conseguenza ovviamente io continuerò a fare video ad una variante, ma li alternerò più spesso appunto a video a due varianti. D'accordo? Io poi vi lascio come sempre il link, anzi due link in descrizione di due miei video precedenti. In uno appunto do un rapido excursus di questo mazzo, nel secondo appunto giustifico la mia scelta delle due sole varianti utilizzando appunto questo mazzo e rifacendomi al principio degli opposti psichici di Jung. Se volete ovviamente potete andare appunto a rivedere le introduzioni di quei due video. D'accordo? Entriamo però nel merito della domanda. La domanda di oggi è la seguente: lascerà la compagna ufficiale o comunque prenderà una decisione, si allontanerà da lei in maniera definitiva? Di conseguenza partiamo dal presupposto che voi abbiate una storia, ovviamente segreta, nascosta, con un uomo impegnato. Per impegnato io intendo sposato, fidanzato, convivente, comunque una persona che ha al suo fianco un'altra persona da un punto di vista ufficiale. D'accordo? Quindi vogliamo cercare di capire se finalmente quest'uomo, questa persona metterà fine a questa storia, ovviamente decidendo di dedicarsi unicamente al rapporto con voi. Però il focus su cui ci concentreremo quest'oggi sarà in particolar modo il rapporto con la compagna ufficiale. Quindi se ci sarà finalmente una chiusura tra di loro. Iniziamo dalla prima variante e io inizio appunto a mescolare il mazzo, quindi per chiunque abbia scelto di soffermarsi su questo video per il principio di sincronicità e abbia dunque scelto questa prima variante, chiediamo a questi oracoli barra arcani se l'uomo che stiamo appunto frequentando, ovviamente in maniera nascosta e clandestina poiché impegnato, lascerà la compagna ufficiale o comunque se ne allontanerà o comunque inizierà a riflettere sulla sua situazione, magari procrastinando una vera e propria scelta, un'azione concreta, ma comunque anche semplicemente iniziando un piano di riflessione circa il da farsi. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, iniziamo con ovviamente la prima posizione. Come potete ben vedere, questa è appunto la croce semplice nella modalità non classica ma temporale. Di conseguenza appunto abbiamo come prima posizione il passato, come appunto seconda posizione il presente,
due posizioni inerenti, il futuro, e la carta centrale che rappresenta l'ostacolo primario, principale appunto a questa presa di decisione definitiva da parte di questa persona. Quindi iniziamo dal passato, che è appunto questa posizione, cioè i giorni scorsi, le settimane scorse, tra appunto quest'uomo e la compagna ufficiale, o anche ovviamente i mesi scorsi. E qui abbiamo la carta del tentativo. Allora, la carta del tentativo rappresenta uno sforzo fatto per cercare di correggere la situazione o per risolvere comunque delle problematiche. Quindi tra di loro evidentemente ci sono già state delle prese di posizione verso una rottura. Ma in passato, quindi scorsi giorni, scorse settimane, scorsi mesi, hanno cercato di riportare la situazione ad una sorta di quadra. Quindi hanno cercato, diciamo, di attuare quelle manovre, per così dire, più adeguate per evitare che la loro famiglia, il loro nucleo familiare potesse fallire. Quindi hanno cercato di modificare la loro condizione indirizzandola verso il successo. Quindi hanno cercato, vi ripeto, di evitare il peggio. Quindi di evitare definitivamente una separazione o un allontanamento. E per un certo periodo di tempo, ovviamente, questa situazione pareva essere andata a buon fine. Quindi questo tentativo di riportare la calma nel loro rapporto può aver dato dei buoni frutti. Quindi hanno cercato, vi ripeto, non di puntare sull'amore o sull'erotismo, hanno cercato di riportare un dialogo, la calma, la serenità e anche in qualche modo di portare avanti una sorta di progettualità futura. Quindi hanno cercato di evitare di lasciarsi e di allontanarsi. Proprio perché evidentemente queste due persone erano appunto arrivate ad un bivio. La carta che precede appunto la carta del tentativo è la carta dell'ira, che è il sesto arcano o oracolo appunto, che rappresenta appunto un grosso litigio, quindi un momento effettivamente pericoloso per la tenuta del loro rapporto. Quindi sicuramente questa coppia ha già affrontato, vi ripeto, qualche giorno fa, qualche settimana fa, qualche mese fa, un momento effettivamente di rottura o di allontanamento, dove ci avevano veramente pensato, ma in maniera chiara e concreta, perché vi ripeto, i conflitti erano tanti, eccessivi e sembravano insormontabili, quindi ognuno era arroccato presso le proprie posizioni. Con questa carta del tentativo hanno cercato di salvare il loro rapporto, quindi hanno cercato in qualche modo di resistere a questo momento di disfatta. Vediamo a questo punto la carta del presente, cioè ad oggi, in questo momento, come va la situazione tra queste due persone. E qui abbiamo ovviamente Plutone, che rappresenta appunto la trasformazione. Allora, in questo caso la carta della trasformazione ci parla quindi di un rapporto che pare essere rinnovato sotto diversi aspetti. Vi ripeto, non necessariamente sotto l'aspetto dell'amore, sotto l'aspetto dell'erotismo. Qui non ci viene indicato in particolare un ambito, un settore a cui fa riferimento questa trasformazione. Plutone ci parla di una trasformazione che ovviamente è derivata da una precedente distruzione e da una successiva rigenerazione. Quindi è una sorta di morte e rinascita. Hanno cercato, vi ripeto, e stanno cercando anche nel presente, di eliminare tutto ciò che in qualche modo può aver creato alla loro coppia, al loro rapporto delle enormi difficoltà, per accogliere le istanze di ciascuno, cioè si stanno ascoltando molto di più. Quindi c'è una volontà di cambiamento e c'è la possibilità di risollevarsi dopo un momento molto difficile. Quindi hanno sicuramente cercato un compromesso. Quindi vi ripeto, si stanno ascoltando di più. In un passato più lontano
c'è stato questo momento di grande, vi ripeto, allontanamento e litigio fra di loro, per cui erano veramente sul punto di allontanarsi e di lasciarsi, ma perché, vi ripeto, ciascuno era arroccato alle proprie posizioni. Nel passato più recente, sino al presente, queste due persone stanno cercando, vi ripeto, di scendere a dei compromessi, utilizzando anche degli atteggiamenti molto più moderati e molto più discreti. Inoltre la carta della trasformazione, che appunto ci presenta Plutone, rappresenta tutte quelle situazioni poco chiare che appunto sono pericolosamente venute alla luce o che in qualche modo hanno rischiato di essere messe alla mercé di tutti. Quindi qui c'è stato un rischio molto importante di scoprire la vostra tresca, quindi il rapporto nascosto tra voi e quest'uomo. Quindi o la compagna ufficiale lo ha scoperto, o c'è stato il rischio. Quindi sicuramente qui abbiamo un'energia maschile, perché abbiamo appunto Plutone, quindi ovviamente il vostro uomo sta agendo in maniera molto più furba, molto più attenta, al fine appunto di ottenere una sorta di calma e di quiete. Quindi è lui in particolar modo che sta cercando di riportare la situazione alla calma. È chiaro che però la figura di Plutone non è una figura limpida, non è una figura cristallina, rappresenta comunque sempre l'oscurità e situazioni poco chiare. Quindi quest'uomo vuole continuare ad agire in gran segreto, quindi vuole continuare il rapporto con voi, ma cercando, vi ripeto, di non arrivare ai ferri corti con l'altra donna. Quindi non vuole chiudere con voi. In questa trasformazione non è incluso il volervi lasciare per dedicarsi unicamente a lei, perché vi ripeto, qui abbiamo Plutone. Quindi comunque un uomo che tende a mentire, a nascondere, ma lo fa in maniera più furba, lo fa in maniera più discreta, lo fa in maniera più attenta e dall'altra parte cerca in qualche modo di scendere a compromessi per non evidentemente indurre questa donna al sospetto e comunque in qualche modo ad arrivare appunto, vi ripeto, ai ferri corti, quindi a momenti di grosso litigio. Evidentemente perché sicuramente tra queste due persone c'è qualcosa che chiaramente li tiene particolarmente legati, che porta ovviamente quest'uomo in questo preciso momento appunto a non volersene allontanare. Cerchiamo dunque di capire in questa posizione, quindi ovviamente la posizione centrale della croce semplice, quindi la posizione che è inerente alle motivazioni che ovviamente portano quest'uomo a non lasciare questa donna, gli ostacoli ad un reale cambiamento, cerchiamo di capire appunto di che cosa si tratta. E qui abbiamo la carta dei nemici. Allora, la carta dei nemici ci parla di ovviamente persone in carne e ossa che possono diventare dei nemici effettivamente pericolosi per quanto riguarda appunto un'eventualità di separazione, di divorzio, di allontanamento dalla compagna ufficiale. Questi nemici potrebbero rappresentare, per esempio, i parenti, i familiari della compagna, che non vedrebbero assolutamente di buon occhio un allontanamento, per esempio, dalla propria figlia o dalla propria sorella, ma potrebbero ovviamente rappresentare anche individui che fanno parte della sua stessa famiglia, cioè della famiglia di quest'uomo. Cioè, per esempio, vi ripeto, genitori, fratelli, sorelle, che non vedono appunto di buon occhio il fatto che lui possa lasciare questa donna per esempio, mettersi definitivamente con voi. Quindi qui ci sono degli ostacoli portati, vi ripeto, da ovviamente terze persone che in qualche modo remano contro la vostra storia. Non ce n'è una in particolare, perché la carta dei nemici purtroppo identifica ovviamente più persone, quindi vi ripeto, potrebbe essere il nucleo familiare, ma potrebbe anche per esempio rappresentare
delle malelingue, delle maldicenze, dei pettegolezzi che potrebbero arrivare da amici, per esempio facendo parte di uno stesso gruppo amicale oppure colleghi di lavoro. Quindi ci sono troppe lingue, troppe bocche che ovviamente dal punto di vista di quest'uomo potrebbero parlare troppo e creare non poche problematiche e difficoltà. Quindi in realtà quest'uomo si sente vessato non tanto dalla sorte o da problematiche pratiche reali, per esempio economico-finanziarie, quanto da persone che lui reputa cattive, quindi persone crudeli, che potrebbero essere proprio in disaccordo in riferimento a questo allontanamento e quindi potrebbero nuocere proprio a lui stesso in maniera molto subdola. Quindi cerca di fare ovviamente attenzione a tutte le persone che lo circondano e obiettivamente cerca quindi di evitare attriti. Nel caso in cui per esempio voi vediate a volte quest'uomo più distaccato, più distante, magari non farsi vedere o sentire per diverso tempo, per qualche giorno, magari anche per qualche settimana, sappiate che è perché attorno a sé gironzolano questi nemici. Quindi queste persone dalle quali lui si deve guardare. Quindi questa è una carta esemplificativa, quindi questa è una persona che teme altre persone. Ovviamente, vi ripeto, non è una persona in particolare, non c'è un'energia maschile o femminile, sono tante le persone, è un gruppo, qui c'è una coralità di individui. Quindi potrebbero essere, vi ripeto, familiari o da una o dall'altra parte, oppure amici piuttosto che colleghi. Qui c'è qualcuno che è pronto, secondo il suo punto di vista, a remare contro e a diventare un acerrimo nemico. I nemici potrebbero rappresentare, per esempio, anche dei cattivi consiglieri o comunque, per esempio, un avvocato divorzista che non potrebbe, a suo avviso, portare l'acqua al suo mulino e quindi arrivare a danneggiarlo da un punto di vista economico-finanziario. Quindi quest'uomo tende a non fidarsi di nessuno. Ovviamente questa carta ci parla di quello che lui vede, di come lui interpreta la realtà, ragazzi, attenzione, non è detto che questi nemici esistano realmente. Questa è la posizione di ciò che blocca lui in una determinata scelta. Come lui vede, la lettura che lui dà del suo entourage, dell'ambiente che lo circonda, ma potrebbero anche essere semplicemente dei pettegoli di cui è assolutamente pieno il mondo e che non necessariamente possano diventare degli acerrimi nemici, ma lui ne dà una lettura effettivamente particolarmente oscura e pessimistica. D'accordo? Allora, adesso vediamo le due ultime posizioni, quindi le posizioni del futuro, quindi il futuro più immediato, tutto ciò che accadrà tra quest'uomo e la compagna ufficiale in maniera assolutamente inaspettata, l'imponderabile, ed infine la sentenza finale, cioè che cosa concretamente accadrà tra lui e questa donna se finalmente ci sarà un allontanamento. Come avete notato, io appunto in altre stese, ovviamente la carta degli ostacoli, quindi la carta centrale, la lascio per ultima. Ovviamente ogni stesa va adattata alla domanda. Di conseguenza, in una domanda di questo genere è importante, prima di aprire ovviamente le carte del futuro, vedere che cosa possa effettivamente bloccare una presa di decisione del genere, per poter anche capire ovviamente il futuro. Vediamo dunque il futuro immediato, quindi che cosa accadrà a prescindere dalle azioni dei soggetti appunto della stesa tra queste due persone. E qui abbiamo la carta della famiglia. Allora, vi ripeto che obiettivamente queste due persone, in particolar modo ovviamente lui, sta cercando in qualche modo di mantenere la calma e sta mostrando dinanzi agli occhi, probabilmente proprio di quelli che lui reputa essere dei nemici, sta mostrando appunto la classica famiglia perfetta, la famiglia del Mulino Bianco, dove tutto va bene, dove tutto ovviamente procede a gonfie vele. Abbiamo visto che in realtà qui abbiamo Plutone, quindi un uomo capace di continuare a mentire, che anzi vuole tranquillamente continuare a mentire per appunto continuare il rapporto nascosto con voi.
Quindi in realtà questa è una persona che teme veramente molto il giudizio degli altri e che vuole mantenere un'apparenza, una parvenza di, guardate, di perfezione. Queste sono quelle classiche foto che purtroppo, ahimè, io vedo molto spesso sui social di famiglie appunto composte da mamma, papà e figli che paiono in quello scatto, in quel secondo, la famiglia più felice del mondo. Poi purtroppo invece so, poiché magari conosco di persona queste persone, appunto, che la situazione è assolutamente tutt'altra. Ecco, immaginate questa carta proprio come un'istantanea, come una foto, la classica foto da social, per mostrare a tutti che in realtà le cose vanno benissimo. E quindi anche nell'immediato futuro questa persona, quindi il vostro uomo, pur continuando a vedere voi, tenterà in tutti i modi di mantenere questa facciata di perfezione. Soprattutto la carta della famiglia ci parla in realtà non tanto del rapporto tra lui e la compagna ed eventuali figli, quanto del rapporto perfetto che questa persona vuole mantenere con la famiglia allargata. Quindi, per esempio, con i genitori o comunque i familiari di lei e ovviamente con la sua stessa famiglia. Perché questa persona sta, vi ripeto, in maniera molto furba, cercando il sostegno da parte di questi familiari o parenti in virtù di un qualcosa di concreto e materiale. Per esempio, questa è una persona che potrebbe avere in futuro bisogno, perché lo sa, che potrebbe avere bisogno in futuro di un aiuto magari economico-finanziario da parte di questi parenti e di conseguenza sta cercando proprio di mantenere la calma e i buoni rapporti con tutti. La carta della famiglia si riferisce ad un fabbricato, ad una casa, quindi alle mura domestiche. Quindi o questa persona potrebbe aver bisogno di queste famiglie per esempio l'acquisto di un appartamento, di una nuova casa, oppure potrebbe appunto avere la necessità, per esempio, in futuro di ricevere ospitalità da parte appunto di qualche parente. Di conseguenza sta cercando di mantenere i buoni rapporti con tutti. Inoltre, la carta della famiglia potrebbe proprio parlarci di familiari che potrebbero andare a trovare questa coppia. Per esempio, nel caso in cui lui abbia parenti che, per esempio, vivono lontani, questi parenti potrebbero decidere di andare a trovare questa coppia e quindi pernottare nella loro abitazione. Di conseguenza, ragazzi, nel momento in cui voi vediate quest'uomo, vi ripeto, più distante, più distaccato o comunque in difficoltà nel chiamarvi, nel sentirvi, sappiate che potrebbero esserci dei parenti di troppo di mezzo, ok? Che potrebbero in qualche modo bloccare le sue chiamate, la messaggistica, le telefonate e ovviamente anche gli incontri. Ma vi ripeto, quest'uomo sta cercando in tutti i modi di mantenere dei buoni rapporti. È molto furbo. Guardate ragazzi che quest'uomo è di una furbizia incredibile, cioè spontaneità assolutamente sotto il livello dello zero. È una persona veramente dal temperamento appunto attento, dalla mentalità machiavellica, è una persona che riflette tanto, che trama nell'ombra, che cerca di ottenere obiettivamente i maggiori risultati e benefici in virtù di un futuro che vada ad agevolare solo lui. Quindi non la compagna, ma a questo punto neanche voi ovviamente, perché comunque vi tiene in attesa, non vi sceglie e comunque a mio avviso non vi racconta comunque tutto, perché vi ripeto, la figura di Plutone ci parla proprio anche di silenzio, di omertà, di omissioni, quindi questa persona non vi racconta tutto, ma in realtà questa persona si sta, tra virgolette, diciamo, in qualche modo sottomettendo alla presenza di questi parenti e al loro beneplacito per un risultato futuro che sia a lui favorevole. Vi ripeto che potrebbe essere inerente alla compravendita o all'acquisto di un fabbricato, quindi di un appartamento. Quest'uomo è estremamente furbo.
Vediamo però appunto a questo punto il futuro, la sentenza finale, cioè tra lui e questa donna come procederanno appunto le cose. La carta del gioco. Allora, per il momento quest'uomo non ovviamente agirà per in qualche modo allontanarsi dalla compagna ufficiale. Ovviamente ragazzi parliamo di un immediato futuro, quindi non di un chiaramente futuro più lontano. Quindi nell'immediato futuro quest'uomo non si allontanerà da questa donna, ma qui abbiamo la carta del gioco che rappresenta la distrazione, il tradimento, rappresenta comunque il bisogno di coltivare ovviamente con voi in questo caso dei momenti di gioia, dei momenti di serenità, dei momenti di svago, di godimento e di appagamento al di là ovviamente del suo rapporto. Quindi questa è una persona che ovviamente in ambito familiare e al fianco di questa donna non si diverte affatto, quindi non è felice, non si sente appagato eroticamente, fisicamente, ma ha ovviamente bisogno in questo momento di mantenere in questo caso, vi ripeto, la calma e ovviamente in questo momento è una persona che sta cercando e che cercherà altrove tutto ciò che possa soddisfarlo. Quindi chiaramente qui c'è mancanza di serietà nei confronti ovviamente della compagna ufficiale, avrà degli atteggiamenti più spensierati, di minore anche paura nei confronti dell'attenzione della sua compagna, anche perché direi che ormai evidentemente quello che voleva ottenere questa persona l'ha ottenuta, quindi comunque diciamo la vicinanza e l'approvazione da parte di familiari, amici e eventualmente appunto anche colleghi, lui l'ha avuta, grazie appunto a questo momento di calma e di stasi che lui ha cercato e che ha obiettivamente ottenuto. Di conseguenza si sente libero, si sentirà libero di poter ovviamente vivere il rapporto con voi in maniera totalmente spensierata. È chiaro che quest'uomo non è legato assolutamente a questa donna, perché questa è proprio la carta, vi ripeto, della distrazione, del tradimento, del cercare altrove qualcosa che possa appunto appagare. Quindi non hanno un rapporto profondo, non c'è sentimento, non c'è appagamento fisico, ma per rispondere alla domanda, la lascerà o comunque penserà di allontanarsene in questo momento, nell'immediato futuro? La risposta è no. Vi ripeto ragazzi, nell'immediato futuro io poi ovviamente, come avrete notato, queste stese ovviamente le rifaccio dopo un certo lasso di tempo, perché appunto lascio agli eventi il tempo di verificarsi e di conseguenza è chiaro che andremo comunque poi ad osservare di nuovo la situazione. Ma nonostante non lasci questa donna ufficialmente, continuerà comunque anche il rapporto con voi, perché dall'altra parte non c'è nulla. Però che in questo momento possa lasciare quest'altra persona, assolutamente no. Proprio perché, vi ripeto, si sente talmente con le spalle coperte, ha capito che ormai il momento di burrasca è passato, se l'ha lasciato alle spalle e quindi può ritornare in maniera comunque spensierata, allegra e forse anche rischiando un po' da voi, proprio perché dall'altra parte non c'è nulla. E quindi di conseguenza è una persona che ovviamente cercherà altrove quello che gli manca con la compagna ufficiale, quindi ovviamente con voi. Però vi ripeto, questa persona per ora non andrà a chiudere questo rapporto. Vi ripeto, io dopo un po' chiaramente le stesi le rifaccio, di conseguenza andremo a tenere d'occhio la situazione e a vedere come possa evolvere. È ovvio che però qui abbiamo una carta pesante per quanto riguarda la serietà e il rispetto che quest'uomo può avere nei confronti di questa donna, perché comunque continuerà a tradirla e non ha nessuna intenzione di lasciare assolutamente voi. Ve lo dicevo già con la carta di Plutone, ve lo ribadisco anche ora con la carta appunto del gioco. Ora si sente più spalleggiata questa persona, la tempesta è passata e quindi può ricominciare comunque ad avere un atteggiamento più spensierato. Chiaramente in virtù di un programma e di un progetto che quest'uomo si sta facendo ovviamente tutto da solo, in riferimento, vi ripeto, a quell'aiuto che sa
sarà ovviamente strettamente necessario per chiaramente il suo futuro. Un aiuto da un punto di vista pratico e ovviamente economico-finanziario, legato a mio avviso in particolar modo ad una abitazione o ad una casa. D'accordo? Allora, adesso io ripongo queste carte, ricomincio a mescolare il mazzo e ovviamente iniziamo la seconda variante. Allora, quindi per chiunque si sia sintonizzato su questo video, che ha appunto scelto per il principio di sincronicità questa seconda variante, cerchiamo appunto di capire se l'uomo che stanno frequentando appunto in gran segreto, uomo impegnato, lasci la compagna ufficiale o comunque se ne allontani o comunque rifletta su quella che è la sua condizione sentimentale. Vediamo se quest'uomo agirà obiettivamente in maniera effettivamente coraggiosa e determinata, o comunque cerchiamo di capire come questa persona appunto agirà con questa compagna ufficiale. Allora, perfetto. Perfetto, allora come potete vedere in questo caso abbiamo appunto il metodo della croce semplice, ma ovviamente non nella versione classica bensì nella versione temporale, questo perché appunto ci andremo ad occupare del passato, del presente, due carte inerenti al futuro e carta fondamentale in questa stesa che riguarda appunto gli ostacoli ad una reale presa di posizione, ad una decisionalità, ovviamente votata alla chiusura del rapporto con la compagna ufficiale del vostro uomo, o comunque dell'uomo che state frequentando in segreto. Allora, iniziamo quindi con la carta del passato, quindi come quest'uomo ha vissuto il rapporto con quest'altra donna nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse. Vediamo che tipo di rapporto c'era. La carta della prigionia, mamma mia. Allora, e qui ovviamente si conferma di nuovo appunto perfettamente il principio degli opposti psichici di Jung, poiché appunto questa variante inizia in maniera totalmente diversa rispetto alla variante precedente, cioè nella variante precedente avevamo un uomo intento a ricostruire un rapporto proprio con la compagna ufficiale, in questo caso invece abbiamo una carta votata alla distruzione. Quindi in questo caso con la carta della prigionia queste due persone potrebbero proprio essere arrivate agli sgoccioli e potrebbero in qualche modo esserselo detti, cioè in qualche modo aver parlato, direi in maniera piuttosto chiara, di cosa c'è che non va e che appunto non andava già a suo tempo nel loro rapporto. Queste sono due persone assolutamente scontente l'una dell'altra, quindi non c'è uno dei due che è particolarmente attaccato, innamorato ancora dell'altro. Qui abbiamo comunque entrambe le persone infelici. Entrambe le persone si sentono in una sorta di carcere praticamente, obbligate da motivazioni che poi eventualmente andremo appunto a scoprire, un rapporto che però appunto non volevano più. Quindi erano imprigionate in una situazione, in un ambiente, in una storia che non faceva più per loro. Di conseguenza
queste persone hanno pensato, o vi ripeto, se lo sono proprio dette, di separarsi e di concludere il loro rapporto. Quindi sicuramente nei giorni scorsi, settimane scorse, mesi scorsi, qui c'è stato un blocco vero e proprio, perché vi ripeto, queste persone non si sentivano più felici e di conseguenza hanno preferito comunque decidere di allontanarsi o comunque di bloccare momentaneamente il loro rapporto per poter riassaggiare quella libertà con cui avevano perso ogni contatto. Cioè quest'uomo con questa donna si sentiva soffocare, quindi si sentiva chiuso, vi ripeto, in una situazione che lui assolutamente non voleva più. E questo chiaramente gli provocava dolore, stress e anche disperazione. Quindi in realtà questa persona, ma entrambi a mio avviso, hanno in qualche modo riflettuto, ma probabilmente anche per obbligo perché stavano troppo male, sulla loro situazione, cioè hanno preso coscienza della loro situazione e hanno deciso di agire in modo appropriato per cercare di concludere il rapporto, quindi non come nella stesa precedente che hanno cercato in qualche modo di rimetterlo in piedi. In questo caso hanno cercato di concludere il loro rapporto proprio per liberarsi fisicamente e da un punto di vista emotivo, mentale di questo rapporto che ormai era diventato veramente ingombrante. Quindi qui abbiamo due persone consapevoli, consce che appunto il loro rapporto stava prendendo la piega sbagliata e che quindi andava concluso. D'accordo? Quindi qui abbiamo un uomo non felice. Ma vi ripeto ragazzi, a prescindere che quest'uomo abbia voi, quindi anche la compagna ufficiale non era più felice di stare con lui e non era innamorata, perché la carta della prigionia ci parla, vedete, di una situazione di grande freddezza, di solitudine, di oscurità. Queste persone non erano felici, assolutamente. Quindi qui c'era tanto stress, tanto dolore e anche tanta disperazione. Vediamo però a questo punto nel presente se queste persone hanno però portato avanti queste intenzionalità e progettualità. E qui abbiamo la carta dell'aiuto. Allora, queste due persone hanno innanzitutto, vi ripeto, riflettuto sul da farsi, poi chiesto l'aiuto pratico di un amico piuttosto che di un parente, di un collega, di un consigliere o anche eventualmente di un avvocato, nel caso in cui comunque siano persone sposate. Quindi hanno chiesto l'aiuto pratico di una terza persona in grado appunto di supportarli in questo grave momento di stasi. Quindi qui è una situazione decisamente, vi ripeto, molto diversa rispetto alla prima variante, una situazione che ci parla però ovviamente di due persone molto più mature, adulte e sagge, che hanno capito che qui qualcosa non andava bene e che in qualche modo qui c'è la necessità di chiudere questo rapporto, però evidentemente non cavandosela soltanto ovviamente con le loro forze. Quindi si sono interrogate sull'opportunità e la necessità di farsi aiutare per comprendere al meglio come poter procedere. Quindi potrebbero, vi ripeto, aver chiesto l'aiuto di parenti piuttosto che di amici, potrebbero per esempio aver deciso di allontanarsi, quindi di andare a vivere in posti differenti e quindi per esempio il vostro uomo potrebbe aver chiesto ospitalità ad un parente oppure lei. Quindi hanno chiesto il supporto comunque di un'altra persona. Quindi qui c'è un movimento, nel caso in cui voi mi stiate chiedendo, ma tra queste due persone, ok, c'è una presa di coscienza della situazione, ma a questo punto stanno portando avanti ovviamente ciò su cui loro hanno riflettuto, quindi la necessità di chiudere, sì. Lo stanno facendo concretamente? Sì, perché stanno comunque chiedendo aiuto ad una terza persona che, vedete lì, sostenga materialmente, quindi magari anche da un punto di vista, vi ripeto, economico-finanziario, per poter gestire la situazione senza troppi danni. Perché queste due persone si rendono conto che da sole non riescono. Cioè ci sono evidentemente degli impedimenti proprio pratici che impediscono a queste due persone in qualche modo di portare avanti del tutto in maniera definitiva e completa la loro separazione. Ora,
andrò ad occuparmi di questa posizione, quindi gli ostacoli, proprio perché è necessario, prima ovviamente di scoprire le carte del futuro, di capire quali sono a questo punto questi ostacoli che hanno portato questa coppia a chiedere aiuto. Voi sapete che ovviamente la lettura di una stesa e quindi anche la distribuzione delle carte e ovviamente anche poi la lettura graduale di ciascun arcano dipende fortemente dalla domanda. Ecco perché magari in altre stese dalla seconda posizione, quindi del presente, sono passata direttamente al futuro, quest'oggi invece è importante analizzare direttamente la carta centrale. Allora, in questo caso abbiamo il dispiacere, queste persone obiettivamente stanno soffrendo tanto, Allora, sicuramente in questo caso non ci sono problematiche da un punto di vista pratico, economico, finanziario del tutto, perché qui stiamo parlando proprio di un dolore interiore, quindi evidentemente uno dei due andrebbe a soffrire in maniera però molto pesante rispetto all'altro. Ragazzi, guardate che la carta del dispiacere in posizione di ostacolo è una carta molto pesante per quanto riguarda l'emotività di un determinato soggetto. Quindi sicuramente non stiamo parlando, a mio avviso, dell'energia del vostro uomo, perché come potete vedere è un'energia ovviamente femminile, estremamente sofferente. Quindi sicuramente dall'altra parte abbiamo una donna incapace di accettare, diciamo, una rottura in maniera totale, totalizzante, perché è comunque una donna sofferente, è una donna che sta male proprio da un punto di vista strettamente emotivo, quindi parliamo proprio di tormento, di pena, di dolore, di situazioni troppo dolorose da affrontare. Quindi abbiamo uno stato d'animo assolutamente depresso, uno stato d'animo pericolosamente in disequilibrio, che quindi potrebbe veramente andare a soffrire particolarmente. Quindi qui c'è tanto dolore. Di conseguenza, in questo caso, ecco perché la prigionia, questa è proprio una stesa, ragazzi, totalmente diversa rispetto alla stesa precedente, dove le motivazioni erano molto più futili e legate ovviamente ad un aspetto economico-finanziario molto più evidente. In questo caso abbiamo una sofferenza emotiva molto forte, in particolar modo da parte dell'energia femminile, che, vi ripeto, pur essendo consapevole, come vi dicevo all'inizio, che il loro rapporto è finito, però è una donna tendenzialmente sofferente. Quindi potrebbe essere ovviamente una donna che già soffre di patologie da un punto di vista psicoemotivo e di conseguenza una situazione del genere rappresenterebbe per lei evidentemente un ulteriore colpo basso da parte della sorte e rischierebbe evidentemente di contribuire ulteriormente al peggioramento del suo stato psicofisico. D'accordo? Quindi qui abbiamo veramente una delle due persone, in particolar modo l'energia femminile, che andrebbe a soffrire in maniera effettivamente eccessiva. Lui ovviamente lo sa e questa cosa lo preoccupa, quindi se vogliamo è anche un comportamento onorevole da parte di quest'uomo, perché si rende conto che qui c'è una sofferenza non indifferente. Quindi evidentemente questa donna aveva riposto tante speranze per quanto riguarda proprio il loro rapporto e di conseguenza si troverebbe in gravissime difficoltà. D'accordo? Allora, ora possiamo dedicarci alle carte del futuro. Vediamo in questa posizione il futuro più imminente e ovviamente tutti quei fatti imponderabili, inaspettati, quindi l'inatteso, che queste due persone si troveranno sul loro cammino, a prescindere dalle loro azioni. Vediamo un po' il karma, che cosa riserva a questa coppia. L'ira. Mamma mia, questa è una stesa veramente a livello emotivo, a parte completamente opposta rispetto alla prima, quindi mi riconferma di nuovo il principio degli opposti psichici, ma in realtà una stesa dove qui c'è un'emotività traboccante molto negativa, ragazzi, perché qui abbiamo addirittura la carta dell'ira. Allora, purtroppo, ahimè, per la salute mentale e l'equilibrio di questa donna,
obiettivamente qui ci sarà una lite furiosa tra queste due persone, quindi ci sarà sicuramente un ulteriore momento di stop tra queste due persone, per cui entrambe esprimeranno però senza freni il loro disappunto, perderanno completamente il controllo, mi auguro di no, e qui ci sarà effettivamente molta collera, quindi di conseguenza effettivamente tutta questa saggezza che si era in qualche modo intravista all'inizio ovviamente andrà a perdersi, ma qui abbiamo un'escalation di infelicità. Siamo partiti da una carta di prigionia, quindi obiettivamente in questo caso abbiamo sicuramente una rabbia che evidentemente cresceva come una sorta di brace. Quindi anche se quest'uomo può sicuramente aver dovuto rinunciare alla propria libertà per non ferire inizialmente ulteriormente questa donna, è chiaro che però l'insoddisfazione e l'infelicità in qualche modo, vi ripeto, ardevano e ardono in maniera talmente prepotente nell'anima di quest'uomo che si vuole a tutti i costi liberare, per cui obiettivamente quest'uomo evidentemente si lascerà andare alla collera. Quindi qui ci sarà una lite effettivamente molto importante che porterà chiaramente queste due persone ad un allontanamento, ad una presa di posizione che non prevede assolutamente compromessi, perché la carta dell'ira non prevede assolutamente alcun compromesso. D'accordo? Quindi manifesteranno in pieno tutte le loro emozioni negative. Quindi ragazze, nel caso in cui voi vediate quest'uomo particolarmente nervoso o comunque facilmente irritabile, la motivazione ovviamente è legata sicuramente al rapporto ufficiale che sta chiaramente deviando verso un non ritorno effettivamente piuttosto pesante e pericoloso, a mio avviso anche proprio per l'equilibrio di questa donna. Quindi chiaramente nel momento in cui voi vediate questa persona particolarmente triste o comunque frustrata, sappiate che la motivazione non siete voi, ma è il suo rapporto ufficiale, che questa persona vuole a tutti i costi ovviamente sciogliere, interrompere e che è stanca di dover per obbligo morale portare avanti. Aperta e chiusa parentesi, questo lo dico e lo ripeterò, vi ripeto, sino allo sfinimento, nel caso in cui quest'uomo diventi aggressivo verbalmente, e mi auguro di no, ma anche a fatti con voi, sapete qual è la strada che dovete percorrere. Ragazze, io lo ripeto sempre, tutelare la vostra vita, che sia chiaro. La vita è solo vostra, quindi non siete il pungible di nessuno e proteggetevi, mi raccomando, al primo segnale di aggressività, che sia chiaro, dovete proteggere la vostra vita. Una lite ci può stare, tirare fuori parole a volte poco appropriate ci può stare, l'aggressività è un'altra cosa. Aggressività verbale e fisica sono tutt'altro. Mi raccomando. Aperta e chiusa parentesi, Io lo ripeto da quando ho aperto il canale. Quindi cercate di tutelare la vostra vita, perché un uomo che è aggressivo con una donna lo sarà sempre. Quindi mi raccomando, cercate di prestare attenzione a qualsiasi segnale, anche nel momento in cui quest'uomo diventi aggressivo con la compagna ufficiale. Mi raccomando, ok? Perché la carta dell'ira rappresenta comunque, vi ripeto, sia una lite piuttosto forte, ma può rappresentare anche momenti di aggressività. D'accordo? Quindi questo aperta e chiusa parentesi. Io mi auguro che si risolva tutto semplicemente in una bella litigata e che decidano di ovviamente lasciarsi senza andare oltre. Io me lo auguro sempre, che le persone non vadano ad andare oltre certi limiti, ma purtroppo non funziona sempre così. Lo abbiamo visto dai fatti di cronaca, ma io lo vedo da sempre, sia nel mio lavoro di psicopedagogista che di tarologa. Certi confini non vanno mai superati. Se qualcuno li supera, la strada è una sola, l'allontanamento.
e chiedere aiuto. Chiaro? Questo aperta e chiusa parentesi. Ok? Rimanendo in un ambito chiaramente più leggero, più superficiale, e ponendo il caso che sia appunto semplicemente un momento di collera, queste due persone arriveranno ad una lite. Una lite importante, dove voleranno parole grosse, queste due persone decideranno quindi di allontanarsi, perché quest'uomo non ne può più, è arrivato veramente al limite della sopportazione. Quest'uomo ha rinunciato tanto a se stesso, al suo amore, all'appagamento fisico, al bisogno ovviamente che ha di avere una nuova vita e quindi evidentemente anche una nuova donna, avendo voi, è chiaro. D'accordo? Vediamo a questo punto l'ultima carta che rappresenta la sentenza finale, quindi il rapporto tra queste due persone, come procederà. E qui abbiamo la carta del corteggiamento. Allora, la carta del corteggiamento rappresenta la capacità, attraverso appunto la classica insistenza dell'uomo che appunto corteggia, quindi metaforicamente, il continuare ad insistere con impegno, con devozione, con tenacia, verso quello che è il proprio obiettivo, quindi la propria libertà, ricostruirsi una nuova vita, quest'uomo arriverà al proprio obiettivo, quindi riuscirà ad ottenere i propri risultati. Questa persona si riavvicinerà molto a voi, nel momento in cui questa persona, in qualche modo in questo periodo, vi ripeto, è stata distante da voi, più fredda, l'avete sentita anche, vi ripeto, più nervosa, più stressata, si riavvicinerà a voi. Proprio perché questa persona non ne può più, proprio perché è arrivato ai ferri corti con la compagna ufficiale e ha deciso quindi di dedicarsi completamente ad altro. Quindi questa è una persona che ha già deciso, è una persona che ha già deciso chi vuole voi, vuole riavvicinarsi a voi, in qualche modo sarà forse anche più tenero, anche più dolce, aggraziato, cercherà di sedurvi ancora di più per cercare di mettere dei paletti definitivi al vostro rapporto e chiudere definitivamente dall'altra parte. E lo farà, vi ripeto, con impegno e con insistenza, perché questa persona vuole ottenere un risultato positivo e lo otterrà. Quindi qui ci sarà una forma di collaborazione nuova che ovviamente porterà questa persona ad un ottimo auspicio, cioè quello di approfondire di più il rapporto con voi e quindi decidere di allontanarsi definitivamente dall'altra parte. Voi sapete che non soltanto in questo mazzo, ma in qualsiasi mazzo di oracoli piuttosto che arcani maggiori e minori, ciascuno ha delle definizioni, delle parole chiave. Ecco, la carta del corteggiamento ha come parola chiave la scelta, l'amore. Quindi questa persona farà una scelta d'amore, quindi sceglierà. La risposta alla domanda dunque è assolutamente positiva. Questa persona sceglierà sì. Sceglierà l'amore? Sì. Il corteggiamento rappresenta il piacere, l'appagamento, la relazione. Quindi, ormai consapevole di non dover più sbagliare e consapevole di ciò che ha tra le mani, questa persona inizierà e vorrà iniziare, vi ripeto, una nuova storia con voi. Quindi vedrete, vi ripeto, questa persona molto più attenta a voi, molto più vicina, cercherà di farvi capire che voi siete la donna che lui vuole e probabilmente anche vi racconterà di quello che sta accadendo con la compagna ufficiale. Questa è la carta della scelta. È il corteggiatore che sceglie a quale donna dedicarsi definitivamente. Quindi in questo caso è un uomo che sceglierà, vi ripeto, seguendo il cuore, perché il cuore di quest'uomo è stanco, è ferito, è deluso, si è raffreddato, guardate nel tempo, guardate come cambia la condizione di quest'uomo e anche ovviamente l'aspetto iconografico delle carte, da questo grigiore e freddezza della prigionia a questo calore
queste tinte accese della carta del corteggiamento che rappresentano, vedete, queste rose, l'amore, la passione. Quindi è chiaro che questa persona sceglierà la persona giusta, la persona che ama, cioè voi. È chiaro che si impegnerà ancora di più per potersi avvicinare a voi, per poter finalmente dare libero sfogo al suo amore. E lo farà, vi ripeto, con impegno e con insistenza, con tenacia, proprio come tipico di un corteggiatore che ha scelto la sua dama. D'accordo? Perché quest'uomo è stanco, quindi la scelta assolutamente c'è. Quindi probabilmente è un uomo che arriverà addirittura ad adularvi, a farvi sentire quasi viziate. Ma questo perché obiettivamente questa persona vuole liberarsi da qualcosa che sino ad ora lo ha fatto soffrire. Quindi aspettatevi, ovviamente ragazze, non nell'immediato futuro, perché nell'immediato futuro qui abbiamo ancora dei momenti di grossa crisi con la compagna ufficiale, ma in un futuro un po' più lontano, non lontanissimo comunque, perché la carta del corteggiamento non è una carta molto lenta, quindi in un futuro comunque più distante rispetto appunto alla posizione dell'ira, ci sarà una vera e propria scelta, una presa di posizione da parte di quest'uomo, perché quest'uomo non ne può più. Quindi queste sono due stese, la prima variante e la seconda totalmente diverse. Qui abbiamo una scelta, qui abbiamo una presa di posizione molto matura da parte di quest'uomo che sceglierà in base ai propri sentimenti, perché è il cuore che guida quest'uomo. Vedete queste rose? È il cuore che lo guiderà ad una sua scelta. Una scelta che, vi ripeto, sarà irrevocabile, perché quest'uomo vuole innamorarsi, vuole rivivere i piaceri dell'amore e di conseguenza, ovviamente, sceglierà voi. Quindi aspettatevi una presa di posizione. E vi ripeto anche dei momenti difficili in cui questa persona potrebbe dimostrarsi però anche particolarmente, vi ripeto, nervosa anche con voi. Quindi prestate, mi raccomando, attenzione in base a quello che vi ho detto poco fa, ma comunque aspettatevi una scelta da parte di questa persona. D'accordo? Quindi stesa comunque dal lieto fine, in questo caso quindi la risposta è sì, e di conseguenza, ragazze, che cosa dirvi? Buon futuro, buona scelta e tenete duro.